Vabbè, ripartiamo dai, dopo un anno, vediamo che succede. Che dire, ne è passato un po' di tempo, Beh, diciamo che sono successe un po' di cose. Probabilmente prima di, andare avanti è giusto contestualizzare un minimo. E fondamentalmente l'ultimo giro in moto che feci con Frank, si parla di un anno fa, e non lo so, ho fatto un movimento strano, il fatto sta che mi è uscita un'ernia lombare, quindi un disco erniato. Potevo evitare di farmi venire un'ernia. Qui feci la genialata io, pensando che fosse solo uno stiramento, cioè, detto ernia, ma in realtà pensavo fosse uno stiramento. Io ho preso un antinfiammatorio potentissimo e ho continuato a fare questa roba qua. E poi però... Il problema è stato che poi questa cosa mi ha creato enormi problemi, non ho camminato per più di un mese, ma diciamo non ho camminato per 3 mesi, e poi cortisone, eccetera, eccetera, e che mi ha portato a rimanere fermo fondamentalmente per tutto questo tempo. E un anno a ritornare capace di fare un minimo di attività fisica e a ripartire in moto fondamentalmente. Quindi è stata tosta. È stata lunga, mi faceva male la schiena, mi faceva male la gamba, quindi ho sempre posticipato questo momento della ripartenza perché avevo paura di avere dolore, avevo paura di avere dolore guidando in asfalto, avevo paura del fuoristrada tantissimo, vabbè, e quindi ci ho messo un po'. E alla fine, dopo aver pensato un po', dopo aver aspettato un po', ho deciso di riprovarci. Beh, eccoci qua. A distanza di più di un anno ero ritornato finalmente dove sto bene, in moto. Io non lo so perché chiaramente non le cercavo le strade sterrate, assolutamente, però ci sono finito. E dai, ero felice. Avevo trovato un posto non male, segnatevelo, Svizzera Pesciatina. Un sacco di strade sterrate, carrabili, panorami bellissimi. Magari chiudendo tutte le borse, sì, questo sì. Allora, mi sono imbattuto in questa strada per caso. Non sembra troppo cattiva, quindi ho deciso di andare a vedere dove porta. Ho fermato una macchina fuori strada, mi ha detto che secondo lui ce la faccio tranquillamente, quindi vediamoci. Ciao! Era la prima volta da più di un anno che andavo in fuoristrada di nuovo. Devo dire che la cosa mi faceva anche un po' paura, però dopo aver superato lo shock iniziale ho iniziato a divertirmi e è stato bellissimo. Che vorrà dire? Che bisogna andare a sinistra o a destra? Qui si scivola con le foglie, poi non vedo le pietre sotto, ma ce ne sono. Vabbè dai, per riniziare. Ma dov'è il rifugio? Era indicato un rifugio, ora io non sono scemo. Cioè sì, però c'era indicato un rifugio.
In effetti era segnalato un rifugio da qualche parte, però io l'ho cercato, non l'ho trovato. Questo terreno inoltre è parecchio bastardo perché è pieno di foglie scivolose e inoltre non si vedono bene le pietre, le buche, eccetera, quindi c'è da stare attenti, il rischio di cadere è elevato. E comunque io nel frattempo rimparavo a godermi il panorama mentre guidavo la mia moto. Che bella sensazione. E via, tornano indietro. Questa parte qua è leggermente più tecnica, ma insomma fa. Però non sono più sciolto come prima. Guidare una moto, è come risalire sulla bici, no? Non esattamente, alcune cose non mi riuscivano, era un po' più macchinoso, un po' più legnoso, ma va bene così. Intanto mi stavo godendo il paesaggio e c'era da godere, La cosa più assurda è che per ora la schiena e la gamba non mi stavano dando fastidio e un briciolo di confidenza mi stava venendo. Ok, questa è una parte un po' più brutta, ma insomma dai. È bello tutto, però ora dovevo ritornare verso l'asfalto, dovevo ritrovare la via di casa e non avevo la minima idea di dove dovessi andare in realtà di preciso. Io sono venuto da una direzione che mi ricordo, che era quella là. Però ho visto delle macchine e mi vedo di qua. Vediamo com'è. Ma io non so dove si va di là. Insomma è un cazzo. Allora, vediamo se per caso il mio navigatore riconosce delle strade qui e così si guarda un attimo. Allora, quindi sarebbe di qua. Vabbè, alla fine ho trovato il modo di tornare a casa, la strada era semplicemente una deviazione, comunque stavo ritornando sull'asfalto. E toccava ritornare sull'asfalto, no? Qui mi dice che fondamentalmente è la stessa strada per ritornare in qua, cioè non c'è una strada qui, così mi fa tornare perlomeno sull'asfalto. Di base mi sa che questo si riallaccia a quell'altra. Da lì a breve sarei di nuovo ritornato sulla strada più o meno asfaltata, con anche i problemi del caso come la gente che parte senza guardare minimamente. Ma vabbè, stavo tornando alla civiltà, dai. Ma la cosa più bella è che dopo un anno finalmente ero riuscito a fare un giro in moto e non avevo avuto dolore né alla schiena né alla gamba. E allora potevo dirlo, sono tornato.